Ciao a tutti cari amici del Capricorno, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per la seconda metà di marzo 2021. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate la mia email nel caso abbiate bisogno di contattarvi e il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2022. Il carro. Molto bene. Amici del Capricorno, il carro parla di un qualche tipo di decisione che deve essere presa, un qualche tipo di direzione che deve essere presa magari all'interno di una situazione o all'interno della vostra relazione. Parla comunque di anche di un viaggio, quindi per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che si stia organizzando un viaggio, magari per raggiungere la persona di interesse o magari il viaggio lo si sta organizzando insieme. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi dicono, che carta danno in apertura. Queste sono troppe, una sola per piacere. Vediamo che carta mi danno. Dai una possibilità alla tua relazione. Lavora sulla coppia. Quindi partiamo dal presupposto che se siete in coppia, se avete una relazione, probabilmente c'è un qualche magari asso nella manica che dovete ancora tirar fuori. La carta dice appunto che, sarebbe bene lavorare sulla coppia. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa stiam parlando. Allora, cominciamo con un 10 di spade al contrario, abbiamo un asso di bastoni, un 7 di bastoni e la carta della forza. Allora, il 10 di spade al contrario mi fa sicuramente pensare a quello che è una sofferenza che magari avete avuto o state vivendo in questo momento ed è probabilmente per quello che c'è questa carta che dice dai una possibilità alla tua relazione, perché probabilmente c'è stato un qualche cosa, un fattaccio, diciamo così, una discussione, qualche cosa che ha portato alla sofferenza di cui mi parla il 10 di spade. Vi faccio notare che avete un 10 e poi subito dopo un 1. I 10 sono la chiusura di un ciclo e l'inizio di un qualche ciclo nuovo e l'asso è proprio l'inizio di un qualche ciclo nuovo. E difatti io qui vedo che è come se foste arrivati al punto di dover fare o di voler fare quello che è un'azione di tipo concreto con questo asso di bastoni. Per qualcuno l'asso di bastoni fa riferimento a quello che è un incontro magari di tipo fisico con qualcuno. Il 7 di bastoni indica che state comunque cercando di, diciamo così, tenere lontano quelle che sono le i condizionamenti esterni, okay, o se vogliamo anche un po' le malelingue, inerente a questa situazione o a questa relazione. Abbiamo poi anche la forza e il matto. Allora, la forza, mi dà da pensare che in qualche modo non abbiate il coraggio di fare un qualche tipo di azione e potrebbe essere riferito a questo asso di bastoni, okay? Ehm, Andremo poi dopo a vedere nello specifico con le altre carte di che cosa si tratta. E poi abbiamo il matto. Il matto, di nuovo è un arcano numero 0, quindi, denota quello che è la chiusura di un cerchio e l'inizio di un qualche cosa di nuovo. E avendo anche il cavaliere di spade dietro, sento che potrebbe essere un inizio fatto in modo comunque molto determinato, molto, calcolato anche se vogliamo. Il cavaliere di spade potrebbe rappresentare una persona, nuova che entra nella vostra vita o magari anche solo la vostra persona di interesse, okay? Seguiamo poi con un re di bastoni e con un 2 di pentacoli. Quindi,
potrebbero essere 2 persone diverse o 2 sfaccettature della stessa persona, nel caso non abbiate qualcuno. Diciamo che attraverso tutto quello se lo analizzo, come movimento energetico senza pensare che queste 2 figure sian 2 persone, quello che sento è che andrete a fare quello che è un passo, quello che è un movimento, che è quello di cui ci parla il carro, che probabilmente non sarà neanche troppo ponderato, se ve la devo dire tutta, perché il matto parla anche di impulsività, parla anche di genuinità, comunque. Però sento che questo vostro movimento, che questa vostra azione vi porterà comunque ad avere quello che è la stabilità di cui mi parla il Re di bastoni. Sento comunque che con questo 2 di pentacoli alla fine, c'è diciamo quello che è la vostra capacità di gestire, più situazioni, contemporaneamente. È per quello che dico che potrebbero essere 2 persone diverse, mh? Ma andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste carte qui per voi. Cerchiamo di spiegarlo un attimino con questo altro mazzo di tarocchi, okay? Allora, andiamo a vedere subito questo 10 di spade al contrario, cerchiamo di capire perché è qui e abbiamo il sole e un 2 di spade al contrario. Quindi qui potrebbe essere che qualcuno è stato, come vi posso dire, a qualcuno sono state, tappate e tarpate le ali, no, nel senso che, con la carta del sole normalmente esprime quello che è un'espansione, quello che è una crescita. In questo caso, essendoci il 10 di spade al contrario e il 2 di spade anche al contrario, sento che, è una crescita che è stata un po' bloccata se vogliamo, okay, il 2 di spade al contrario mi parla di quello che normalmente parla di dubbi, ma essendo al contrario è un po' come se questi dubbi si stessero schiarendo o aveste proprio superato quelli che sono i vostri dubbi, okay. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, wow, wow! Abbiamo una bellissima ruota della fortuna e gli amanti. Quindi, se per qualcuno questo asso di bastoni potesse rappresentare un incontro intimo con qualcuno, direi che si va verso quello che è un'armonia, se vogliamo, nella relazione. C'è comunque la ruota della fortuna, quindi un qualche tipo di cambiamento positivo sta per arrivare o può anche voler dire che questo tipo di incontro, questo tipo di azione porterà alla ruota della fortuna e agli amanti, quindi porterà a quello che è un cambio in positivo nella vostra vita e anche a quello che è un equilibrio, che è quello di cui mi parlano gli amanti. Sento che qualcuno deve spostarsi, deve fare o un viaggio o deve trasferirsi o c'è comunque di mezzo uno spostamento. Andiamo a vedere il 7 di spade, scusate, di bastoni, per piacere, grazie. Allora, il 7 di bastoni è spiegato da un 4 di coppe, da un cavaliere di bastoni e dal matto che avevate anche qui. Sento che per certi versi, allora il cavaliere di bastoni potrebbe essere un'energia dalla quale vi state difendendo, potrebbe essere magari un'energia collegata con questo 10 di spade, okay, e, sento che comunque è una persona di cui non vi fidate più. È una persona che comunque non volete neanche più, io credo, nella vostra vita, perché comunque avete questo 4 di coppe e il 4 di coppe parla di qualcuno che è concentrato su quello che ha davanti e non vede quello che gli sta intorno. Quindi praticamente è un po' come se non vedeste, o non voleste vedere questo cavaliere di bastoni. Diciamo che avendo anche il matto al contrario, è un po' come se non ci si fidasse tanto di questa persona. Andiamo avanti, vediamo la forza. Abbiamo un 8 di coppe al contrario e la sacerdotessa. Qui sento che è come se non ci fosse la forza di fare un lavoro di tipo interiore, è come perché l'8 di coppe comunque ha la stessa energia dell'eremita, è una carta di ricerca spirituale, così come anche la sacerdotessa. E quello che sento è che qui manca un po' il coraggio, se vogliamo, di guardarsi dentro. Diciamo di essere onesti con se stessi, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il matto per piacere, grazie. Allora, il matto è spiegato da un 6 di coppe e da un fante di bastoni. 6 di coppe fa riferimento a quello che è un amore di tipo platonico, o a quello che, diciamo così, potrebbe essere la fiaba, se vogliamo.
Fa anche riferimento a una persona che magari torna dal passato, potrebbe essere questo fante di bastoni, ed è una persona con la quale magari a suo tempo non si è potuto, diciamo così, approfondire la situazione e magari adesso ce n'è la possibilità. Potrebbe essere rappresentata da questo asso di bastoni. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 10 di bastoni e 8 di bastoni. Sì, allora, questo cavaliere di spade fa riferimento al fatto che abbiate bisogno o vogliate o dobbiate in qualche modo lasciarvi indietro quelli che sono i pesi degli altri, le aspettative. Infatti già qui c'era qualche cosa che mi diceva che state tenendo lontano gli altri. C'è la necessità di fare un qualche tipo di comunicazione che marca il limite, che definisce: okay, fin qui tu ti puoi avvicinare, da qui in poi non ti puoi permettere di fare commenti o di controllarmi o cose di questo genere. Ehm, Se non aveste nessuno, perché potrebbe anche essere che non abbiate nessuno, potrebbe semplicemente essere un movimento, tipo questo 6 di coppe potrebbe rappresentare un qualche tipo di ideologia che voi avete inerente all'amore e che adesso con questo cavaliere di spade va un po' ad essere cambiata, perché si lasciano indietro quelle che sono le aspettative magari dei genitori, della società, dentro la quale si vive, c'è un qualche tipo di comunicazione che segna, definisce un prima e un dopo e che vi fa comunque prendere il vostro potere personale. Andiamo a vedere il re di bastoni per piacere e grazie. Allora abbiamo un 10 di coppe, abbiamo un altro re di bastoni per spiegare il re di bastoni e un asso di denari. Quindi guardate, io con questo re di bastoni ho delle grosse aspettative, perché comunque abbiamo un 10 di coppe che parla di quello che è la come vi posso dire, un appagamento da un punto di vista emotivo, mi parla di quello che è il vo la vostra presa di potere, la vostra, ritrovata, se vogliamo anche, passione, e con questo asso di denari quello che sento io è che si avvicina a una nuova strada, un nuovo tipo di percorso, un nuovo inizio. Ce l'avevate già qui l'asso, potrebbe anche essere che incontrate questa persona, il cavaliere di bastoni, con la quale abbiate questo tipo di incontro, magari intimo, magari no, magari è solo un incontro, platonico, diciamo, dove non succede niente, però sento che, diciamo, lo svilupparsi, del periodo porta comunque dei risultati con questa persona, porta comunque ad avere un qualche cosa di più concreto, se vogliamo, oltre che, diciamo, solo la parte di tipo fisico. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli per piacere grazie, è spiegato da un 2 di bastoni, da un 9 di coppe e da un 7 di spade. Allora, quello che sento io qui è che avete voglia di fare progetti al futuro, c'è anche il carro, quindi parla di movimenti. Scusate. Parla di movimenti, parla di spostamenti, parla di viaggi, e qui è come un po' se, per certi versi, ehm, abbiate in testa o stiate pianificando quello che è un movimento, quello che è uno spostamento, no, però dall'altro lato, c'è anche il 7 di spade, quindi sento che perché il 9 di coppe definisce quello che è una vostra zona di comfort, se vogliamo. E quindi per certi versi questo 7 di spade mi fa pensare che un po' vi stiate raccontando delle bugie inerenti a un qualche tipo di situazione o vi stiano raccontando delle bugie. Oppure, visto che appunto abbiamo il 9 di coppe, quello che, capto è che stiate, in una posizione, diciamo così, di comfort, anche se volete guardare al futuro, però è un po' come, se diceste: "Okay, ma io sto bene qui dove sono, non ho bisogno", e invece vi state raccontando le bugie di cui mi parla il 7 di spade, Nel caso, foste già con qualcuno, sento che potrebbe esserci come una discussione iniziale, a inizio periodo, ma poi si risolve, cioè nel senso che, ripeto, qui c'è quello che è un incontro di tipo passionale, qui c'è il ritrovare quello che potrebbe essere una fiducia, e il mettere determinati paletti che vi dà la possibilità di, se vogliamo, riprendere quello che è il vostro potere personale all'interno di una relazione, okay? Bene, non sono brutte carte, devo dire, anzi, cioè nel senso
Si tratta un po' di riacquisire la fiducia dopo magari tutte queste lotte, questi paletti, queste discussioni, insomma questi confronti. Però ecco, ricordiamoci che qui avete la carta del dai una possibilità alla tua relazione. Quindi nonostante ci siano dei battibecchi o comunque magari la voglia e la necessità di andare oltre, perché vi ricordo che avete anche un 8 di coppa al contrario, quindi questo bisogno, diciamo così, di fare questo viaggio, di allontanarsi, di cui mi parla il carro, io lo sento molto forte. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere o commentare. Bene, andiamo a vedere ancora una carta per gli amici del Capricorno. Not today, non oggi. Quindi questa carta invita un attimino a, se vogliamo, posticipare un qualche tipo di, comunicazione, un qualche tipo di conversazione, un qualche tipo di persona direttamente, okay, e dice proprio di mettere, delle barriere. Boundaries, sono i confini, dice di mettere i limiti, okay? E dice che qualcuno qui è ancora arrabbiato. Quindi questo 10 di spade al contrario lo sento come una discussione, come una ferita, come un qualche cosa che comunque vi ha segnato. È un po' come se aveste fatto una discussione, aveste poi fatto pace, però qui c'è la necessità di chiarire e di mettere i paletti, di mettere dei confini ed è proprio questo tipo di atteggiamento che vi darà la possibilità di ritrovare il vostro potere personale e di imparare a gestire, se vogliamo, quelle che sono le diverse situazioni. Nel caso queste 2 figure fossero 2 persone diverse per voi, questo 2 di pentacoli spiega proprio il fatto che sarete in una posizione dove dovrete imparare a gestire, le 2 situazioni diverse. Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino ad adesso, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.